Ciao ballerine, io sono Arianna Bazzini. Come vedete oggi vi propongo un tutorial per realizzare un trucco perfetto per una gara o per uno spettacolo di ballo. Per chi non mi conoscesse ancora e fosse nuovo sul mio canale, io sono una ballerina professionista, campionessa mondiale di salsa, coreografa e maestra di ballo di danze caraibiche. Mi raccomando, iscriviti al mio canale. Questo è il mio personalissimo trucco che è perfetto per noi ballerine perché è molto visibile in pista e soprattutto non abbiamo bisogno di avere tantissimi prodotti per realizzarlo. Come vedete questo è un trucco abbastanza neutro, ovvero ho utilizzato solamente sfumature del marrone, bianco, nero e qualche illuminante. Questo ci permette di poter utilizzare questo tipo di trucco con qualsiasi abito da ballo di qualsiasi colore. Questo è un vantaggio anche perché se sappiamo utilizzare bene pochi prodotti potremmo risparmiare molto spazio nelle nostre valigie e questa è una cosa importante perché noi ballerini spesso siamo in giro con la nostra valigia, con i nostri borsoni e con le trousse. E non meno importante vi permette anche di poter risparmiare nella quantità dei prodotti e invece investire nella qualità. Adesso vedrete il procedimento che utilizzo io per realizzare questo trucco che è adatto a tutti i tipi di sguardi. Prima di tutto io inizio preparando la mia pelle con della crema idratante e con del burro cacao. Ok, adesso andiamo a mettere un po' di correttore nell'area dell'occhio che andremo a trattare. Iniziamo ad applicare l'ombretto bianco sulla palpebra e nelle zone in cui vogliamo maggiore luminosità. Vedete, vado ad applicarlo qui nella parte interna dell'occhio prima di tutto, che è la zona che vogliamo che sia più luminosa. Sotto l'arcata sopraccigliare perché dà questo effetto di push up. Andiamo anche ad allungare, vedete? Vedete, applicatelo proprio qua in questa zona e lasciate che sfumi verso il basso. Allora, adesso io inizio già a tracciare con l'eyeliner le linee guida del mio trucco. Ora, dopo aver fatto la parte posteriore, andate a disegnare anche la parte anteriore dell'occhio. Ragazze, questa è la parte difficile, far sì che la simmetria degli occhi sia perfetta. Ok ragazzi, adesso andiamo ad applicare l'ombretto. Inizierò con delle tinte più chiare, quindi per esempio partirò con un marrone chiaro, poi con un bordeaux per continuare la sfumatura e alla fine con del nero. Ok, adesso con l'ombretto, guardate, io uso un pennello abbastanza morbido, cercate di disegnare la linea che suddivide la palpebra dall'arcata sopraccigliare e poi andate a sfumare verso l'alto. Questa volta andiamo un pochettino ad applicarlo anche qui, nella parte esterna della palpebra. Cerchiamo di andare a sfumare facendo questo movimento, vedete, circolare. Non sfumate appiattendo l'ombretto, ok? Deve andare verso l'alto e poi un pochettino all'esterno. Questa tinta di ombretto a metà tra il marrone chiaro e il nero, quindi nel mio caso il bordeaux, andrò a metterla anche sulla rima esterna dell'occhio, ok? Qua. Cercate di non andare dentro, ok? In questa parte, perché così mantenendola chiara dà più luminosità all'occhio, l'occhio sembra più grande. Ok, adesso con il bianco andiamo ad accentuare i punti in cui vogliamo più luminosità. Ok, adesso è arrivato il momento di applicare il nero. Andate a scurire prima di tutto questa parte dove avete disegnato la punta, vedete la parte esterna della palpebra. Vedete che si vede troppo lo stacco tra l'ombretto scuro e la parte bianca, quindi un pochettino con il dito uniformiamo questa superficie. Adesso passiamo all'applicazione della matita in questa zona. Andate ad applicarla non dentro ma
subito sotto la rima interna. Ok, a seconda dei vostri gusti potete aumentare o diminuire l'intensità della matita sotto l'occhio e anche fare questa linea più spessa o più sottile. Vado a rendere la linea un po' più dolce, diciamo, aggiungendo qui in questa parte un pochettino dell'ombretto chiaro che abbiamo utilizzato per primo. Allora, adesso andremo a disegnare una coda di rondine, ok? Quindi nella parte inferiore una linea con l'eyeliner che crea questo disegno di coda di rondine con la punta della parte superiore e faremo anche una puntina qua nella parte interna. Ok ragazze, trattenete il respiro e iniziate con la parte posteriore. Vado poi ad unire questa puntina qua con la punta che ho disegnato sulla parte superiore. Ok, adesso diamo un po' più di spessore a questa linea e ora vado a crearla qui nella parte interna. Questa volta invece la lineetta dovrà andare leggermente verso il basso. Ok, non è andata malissimo, ricordatevi di andare sempre con la mano molto leggera così potrete correggere. E adesso vado a chiudere questa parte dell'occhio sempre utilizzando l'eyeliner sottilissimo. Se non ve la sentite di usare l'eyeliner potete usare una matita nera ben temperata, è sempre waterproof. Adesso andiamo a dare un pochettino più di spessore alla punta superiore e a quest'altra parte interna. Con una matita bianca andiamo ad accentuare solo in alcuni punti sempre la luminosità. Adesso andrò ad applicare solo in questa zona, quindi nella parte in cui c'è, diciamo, la divisione tra l'ombretto chiaro e l'ombretto scuro, un ombretto un po' illuminante. E se volete potete mettere un accenno anche qui sotto. Adesso andiamo a valorizzare ancora di più lo sguardo marcando le sopracciglia e cercando di disegnare una forma ben definita. E adesso vai di fondotinta. Andiamo ad applicare la cipria. Io per il trucco da gara utilizzo sempre una cipria un po' più scura e colorata, così da darmi anche un po' più di colore al viso. Ok, adesso che abbiamo fatto una bella base andiamo ad applicare il blush. Adesso con un po' di terra andiamo a definire questa parte. Adesso andiamo ad applicare nelle zone giuste un po' di illuminante. Mettetelo in questa zona per alzare lo zigomo. E adesso vado a concentrarmi sulla bocca. Iniziate prima facendo il contorno con una matita. E ora applichiamo il rossetto. E adesso vado a definire di nuovo il contorno. Applichiamo un bel mascara. Ok, adesso è arrivato il momento di applicare le ciglia finte. Tra l'altro potete guardare il mio video nel quale parlo delle mie disavventure con le ciglia finte cliccando qui. E poi le andiamo ad appoggiare. Oh, al primo colpo! Andate a esercitare una pressione per essere sicure che si attacchi bene. Una volta che la colla si è asciugata benissimo, andiamo ad applicare nuovamente il mascara sulle nostre ciglia per farle attaccare alle ciglia finte. Cercate di farlo molto delicatamente.
E adesso andiamo a rifinire con l'eyeliner tutto il trucco. Ed ecco qui, super pronta per andare in scena. Provate ad allenarvi a realizzarlo e se volete fatevi una foto o un video e taggatemi nelle vostre Instagram stories oppure inviatemela in direct. Fatemi sapere scrivendo nei commenti se questo tutorial vi è stato utile, se vi è piaciuto e soprattutto scrivetemi come voi realizzate il vostro trucco da gara o da spettacolo. Ricordatevi di iscrivervi al mio canale Arianna Bazzini Coaching e attivate la campanella così non perderete nessun nuovo video inerente al nostro affascinante mondo del ballo e della danza. Ciao ballerine, al prossimo video!